I Romani. La cucina etrusca influenzò molto quella romana, che durante il periodo imperiale visse il suo momento di massimo splendore, soprattutto a Roma, 90 d.C. Questo e tutto ciò che riguarda la cucina romana lo sappiamo soprattutto grazie al prezioso lavoro di Marco Gavio Apiccio, cuoco e scrittore romano. Gli Etruschi insegnarono al popolo romano perfino a fare il pane, che cambiò da semplice focaccia con cereali selvatici a quello vero e proprio che mangiamo ancora oggi. A quei tempi ne esistevano di 3 tipi: il plebeius o rusticus scuro, fatto con farina integrale e talvolta con legumi per i più poveri, il secundarius bianco ma non finissimo e il panis candidus con farina di grano senza crosca e finissima. Ecco la forma di Candidus. Grazie, salve! Non tutti però potevano permettersi di comprare del pane. I poveri, che vivevano ai piani superiori delle insule, spendevano quasi tutto per l'affitto, quindi ogni mattina il loro menù consisteva negli avanzi della cena precedente. Insule tipiche palazzine romane. Un po' di pulse fabata, zuppa di farro e fave. Del pane nero cotto in casa e un pezzo di formaggio. Ben diversa era lo ientaculum per chi abitava al primo piano dell'edificio i benestanti. Mamma, cosa c'è di buono oggi? Ientaculum prima colazione. Per te c'è del pane e delle focacce calde appena sfornate dal pistor, del miele e del latte. Pistor, panettiere. Per me e tuo padre c'è del formaggio, dei datteri, dei capperi e delle olive di Gaeta. Non abbuffarti come al solito. Oggi è il giorno del banchetto, vero? Sì, prima però devo andare al Foro Boario per contrattare l'acquisto di quei tori di cui ti parlavo ieri. E per il prandium? Prandium, pranzo. Mi fermerò alla Caupona del Greco. Però non prendere sempre la carne, lì cucinano bene anche il farro, le uova e le cipolle. Caupona, osteria. Va bene, cara, deciderò sul momento. Oste, prendo del mulsum, spiedini di carne, un pezzo di formaggio, olive e uva. Grazie. Mulsum, vino con miele e spezie. Poi andrò alle terme. E proprio lì accanto c'è un ottimo Thermopolium dove servono una zuppa di pesce squisita. Thermopolium, tavola calda. D'accordo, però mi raccomando, ci aspettano alle 4, non fare... Diamine, è tardi! Ecco, siamo in ritardo, sai quanto lo detesto. Scusami cara, mi farò perdonare. Questo banchetto è importante, il tuo amico senatore non ti ha invitato per chiudere quel grosso affare. Infatti chi era molto ricco e ricopriva incarichi importanti invitava quasi ogni pomeriggio amici e commensali nella propria domus, per motivi oltre che culinari anche lavorativi o politici. Hai ragione. Inoltre, dovrebbe avermi assegnato il posto accanto al suo, così potremo discutere meglio. Speriamo bene, abbiamo bisogno di sesterzi. Domus, ricca abitazione cittadina. Appena varcato l'atrium, gli invitati tolgono i loro sandali ed indossano le solae, calzature molto più comode, ed i servi li accolgono donandogli corone di fiori. Prego, gli ospiti possono accedere al triclinium.
Atrium, atrio. Triclinium, stanza per i banchetti. Tutti si sdraiano seguendo l'ordine deciso dal padrone di casa. Il marito ha il posto che desiderava, lo occupa ed attende insieme agli altri l'inizio del banchetto. Prima delle portate, gli schiavi servono il vino. Durante il pasto ne verranno proposti tipi diversi: il mulsum, il falerno, l'aglianico e il cecubo. Benvenuti! Sperando che tutto possa essere di vostro gradimento, anche se non sarà all'altezza della famosa cena di Trimalcione, vi anticipo che Trimalcione, personaggio del Satiricon, è un ricchissimo liberto che imbandisce per i suoi amici uno spettacolare banchetto. La gustazio sarà composta da ostriche, ricci di mare, asparagi, lucanica e della Lucania, uova, tordi e lepri. Gustazio, antipasto. La prima mensa inizierà con morene di Sicilia, orate e gamberi, triglie, rondi, sogliole e ottimi naselli, tutto pescato fresco arrivato oggi da Ostia. E continuerà con la selvaggina, fagiani con funghi boleti, beccafichi, piccioni. Una porchetta morbidissima, dei ghiri, un pasticcio di pollo e del ficatum di ottima qualità. Ficatum, fegato ingrassato con fichi o cucinato coi fichi. Il tutto da condire abbondantemente con del buonissimo garum. Buon appetito a tutti! Garum, salsa di interiora di pesce fermentate nel sale al sole. Era la salsa più usata per accompagnare ogni piatto. Il banchetto è al suo culmine. Si discute, ci si diverte, guardando i derisores. Si ascoltano musica e di versi proclamati dai poeti. Derisores, buffoni. Infine si giunge all'ultima parte. I dolci sono a base di miele, datteri, frutta secca e formaggio e vengono serviti insieme a vere e proprie composizioni architettoniche di frutta fresca. Com'è andata? Abbiamo chiuso un ottimo affare, ottimo come il cibo che hanno servito. Sì, anche se non sono riuscita ad assaggiare il ficatum perché il vassoio era troppo distante dal mio posto. Infatti, guarda cosa ho fatto preparare con il cibo avanzato. Una sportula! Così domani a colazione potrai gustarli in santa pace con nostro figlio. Che ne dici? Sono perdonato? Sportula, sacchetto di lino per gli avanzi. Assolutamente.